Eh, oggi abbiamo un Trimui Smart Pro. Non so neanche io che cos'è. Questa qui me l'ha mandata un negozio di riparazioni. Mm, similitudini con PS Vita o roba del genere. Però non si accende, non carica, non fa nulla. E allora ho preso il mio misuratore di corrente e ho provato con il caricatore della Nintendo Switch, ma non mostrava praticamente nulla. E non sapevo perché magari questa console qua non ha uno di quei power delivery, no? Di quei sistemi power delivery che trasformano, cioè che chiedono all'alimentatore, che ne so, 9 volt, 12 volt, 15 volt, 20 volt, che ne so io. Allora ho provato a collegare un altro cavo, un cavo semplice che viene fuori da una normale porta USB 5 volt e ho notato subito qualcosa di strano. Perché se io collego, spero si noti sul... vedete? 3 ampere, 1,2 volt. Il che vuol dire che c'è un cortocircuito. Il misuratore tenta di andare a 5 volt. Adesso io lo vedo qui, 5 volt. Ve lo posso mostrare anche. Aspettate un secondo. Eccolo qua, vedete? Lui misura 5 volt, solo che nel coso non viene mostrato. Adesso non so neanche perché è sparito. Molto bene. Si è chiusa la finestra? Sembra di sì. Si era chiusa la finestra. Comunque, avete visto? Mostrava 3 ampere, 3,5 ampere e il voltaggio crollava un volt. Quindi c'è un cortocircuito. Piuttosto importante anche se ci sono questi 3 ampere e più. Chiaramente la porta USB a cui l'ho collegata riesce a fornire massimo 2 ampere, 3 ampere. Quindi dice no, qua c'è qualcosa che non va e si spegne, infatti avete visto il loop. Ok? Quindi che cosa facciamo? Andiamo subito a vedere sotto il microscopio la zona di interesse vicino alla porta, perché se già sulla porta c'è questo cortocircuito, se già sulla porta c'è questo cortocircuito, qua c'è l'ingresso della porta, la porta è USB-C, presumo che questa sia l'ingresso. Vedete qua la zona dove ci sono 4 puntini, 4 vie, e questa qua è una traccia piuttosto grossa, quindi immagino che ci sia qui il cortocircuito. Andiamo a misurare questo condensatore qua, che tra l'altro mi sembra anche un po' strano, a guardarlo sotto al microscopio. Mi sembra... no, magari è solo il riflesso. Sembra crepato qua. Mm? Non saprei, potrebbe essere questo, Chi lo sa. Prendiamo il nostro multimetro e andiamo in resistenza. E con un puntale sulla massa, questa qui è la massa perché è il punto di ancoraggio della porta USB, andiamo a verificare. Allora, questa dovrebbe essere la massa, infatti è la massa 0,1 praticamente. E di qua dovrebbe essere positivo, ma vedete 0,2, 0,3. Direi che siamo in cortocircuito. Allora, cosa facciamo in questo caso? Andiamo a fare iniezione di voltaggio e andiamo ad utilizzare la nostra telecamera termica. Quanti volt andiamo a mettere sulla console? 20 volt. Dite che è sufficiente? No, scherzo. Ovviamente si parte sempre dal basso. Partiamo da 1 volt, 0,9, 0,8, va bene lo stesso. Per quanto riguarda l'amperaggio, possiamo partire bassini, possiamo partire un ampere e poi andare su. Se vediamo qualcosa che si scalda, bene. Se non vediamo niente che si scalda, proviamo ad aumentare gli ampere. Quindi prendiamo le nostre sonde, positivo e negativo. Perdonate se non vedete, portate pazienza. Bene, ho preso le sonde del multimetro
E adesso mi sposto in una zona un po' più vicina. Ecco qua. Questa è la zona di nostro interesse. E che cosa possiamo vedere? Purtroppo non ho un alimentatore da banco per mostrarvelo a schermo. Potrei procurarmene uno, ma non ne ho idea adesso attualmente. Quindi negativo e positivo. Ho un assorbimento di 3,2 A. Bene. Allora adesso accendiamo la nostra telecamera termica. Per il momento. Anche questo diodo, questo dovrebbe essere un diodo. Ho la sensazione... No, è solo sporcizia. Peccato. Va bene. E... Dove porta quest'altra pista qua? A qualche punto da altre parti. Potrei fare una cosa di questo genere. Onde evitare problemi appunto di andare a toccare, che ne so, questo condensatore qui e poi si vede illuminarsi solo quel condensatore lì e confondere le idee, vado a fare una cosa di questo genere. Vado a grattare qui, espongo il rame, un piccolo puntino è sufficiente. Mm? Adesso che ho fatto il piccolo puntino, adesso posso andare a appoggiarmi il positivo lì e verificare cosa succede. Adesso vedete, io sono qui perché le sonde del mio alimentatore da banco non sono molto lunghe e non riesco molto bene. Allora, negativo e positivo. E con la mia telecamera termica si vede? C'è un punto che fa 70 gradi e credo che sia proprio quel condensatore lì. Vediamo subito, magari con un po' di alcol. Torniamo sotto al microscopio perché è piuttosto caldo. Credo che con un po' di alcol si possa vedere. Allora, mettiamo un po' di alcol e adesso diciamo... Oh, vedete com'è? Ah, quel diodo? Il diodo? Potrebbe essere? Vedete come l'alcol scappa da sotto il diodo? Proviamo di nuovo? Eh sì, mi sa che questo diodo qui, che è un diodo di protezione chiaramente, ha preso una piccola scossa e si è bruciato. Quindi se noi lo rimuoviamo con il saldatore, ci riusciamo? Sì, dovrebbe essere accessibile la zona. Il problema è che c'è della plastica. Bisogna stare attenti. Ecco. E la plastica è salva. Bene, adesso se noi rimettiamo le nostre sonde sul multimetro, il multimetro cosa ci dice? Il multimetro ci dice che il cortocircuito è sparito. 500 kOhm. Yeah. Bene, rimpiazzarlo? Anche no. È un diodo di protezione sì in caso di sovratensione, ma i condensatori e la circuiteria ehm, che c'è al dopo, no? Al seguito di questa traccia qua, teoricamente non ha nessun problema. Se anche fosse che ehm,
questa pista, che ne so, conduce a questo chip o a quest'altro, di solito i chip hanno una tolleranza di lavoro, no? Arriva dentro 5 volt, ma riescono a lavorare fino a 9-12 volt, quindi non ha molta importanza. L'importante è, magari, ecco, ci sono questi alimentatori cinesi, quelli fast charge, no? Che fanno tipo simulazione, no? Come nel Nintendo Switch, forniscono già direttamente 15 volt già in partenza. Pure quelli dei Samsung, degli iPhone o roba del genere, forniscono immediatamente il massimo voltaggio. Perché? Perché non sono costruiti esattamente come gli originali. Quindi, magari, ecco, in questo caso è bene evitare quelli cinesi, usare solo quello che si sa, che viene fornito assieme alla console, no? Altrimenti può succedere un casino, come in questo caso. Esplode un diodo e finisce la storia. Allora, adesso io avevo staccato la batteria perché per sicurezza, ma chiaramente in teoria la batteria non aveva nulla, forse non era neanche scollegata, anche se c'ha questa schedina qua, la vedete? Questa è la schedina di controllo delle batterie. E teoricamente, se è smart a sufficienza, se è intelligente a sufficienza, dovrebbe aver fatto in modo di scollegare la batteria, ma non è scollegata, quindi non è smart a sufficienza, oppure il circuito della batteria è separato da questo circuito qua che abbiamo appena toccato, quindi non c'è nessun problema. Bene, proviamo adesso il nostro caricatore e vediamo cosa succede. Ecco qua, 5 volt, 0,7 ampere. Oh, ci sono le lucine rosse. Bene. Boh, magari esce il simbolo della batteria, magari si accende poi da sola. Non ne ho le più pallide idee di come funziona questa console qua. Prima volta che poi la vedo o ne sento parlare. E direi che questa funziona a 5 volt allora. Solo a 5 volt. Beh, come si accende? Power. Si tiene premuto? Sì, eccola qua. Si è accesa Trimui. Che nome? Sta caricando, c'è scritto loading. Yeah! Batteria al 100%. Non so quanto sia al 100% caro, perché questa dovrebbe essere una batteria da 4 volt quando è carica. Sono batterie da 3,7 volt e 500 mAh. Quindi presumibilmente quando è totalmente carica dovrebbe fornire 4,2 volt, ma abbiamo visto prima era 3,5 volt, quindi guardate, ricarica un po', ricarica rapida, quindi 1,5 ampere, 1,4, 1,5 ampere. Bene. Ah, adesso segna, 22%. Bene, bene, bene. Vedete? 22%. Oh, bene. Quindi non so perché abbiamo mostrato 100%, ma bene ragazzi, la riparazione è terminata, contento di aver salvato questa console anche, mai vista né sentita, ma non ha importanza. E quindi se vi è piaciuto lasciate un like, se volete commentare commentate, il diodo potrei anche sostituirlo, e sopra al diodo c'era scritto PB, l'avete visto, dal video si vede chiaramente anche, quindi non è un problema. Eventualmente si può anche reperire e installare di nuovo, ma io sinceramente non ne vedo il caso. Molto spesso queste console qua muoiono per questo motivo qua e la gente le butta via. Quando vedete che è una cavolata si toglie il diodo eventualmente. Chiaro, ci vuole un po' di esperienza e un po' di attrezzature per andare a scoprire che cos'è che causa il problema, ma non è così impossibile, insomma, ecco. Bene, stavo dicendo, se volete iscrivervi, iscrivetevi, commentate, lasciate un like, abbonatevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!